Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, sto pensando a Mosè, cresciuto in Egitto, ricco quasi come un faraone, che decide di andare in esilio in cerca di una terra promessa, per poi non raggiungerla mai, anzi, vederla solo da lontano. Ma noi siamo tutti così, sempre a un passo dalla meta. Beh, l'uomo ha sempre avuto quale cifra della sua esistenza la condizione d'esilio. Questo credo corrisponda al racconto che dell'uomo si fa l'uomo in quasi tutte le tradizioni. Non appartiene soltanto alla tradizione ebraico-cristiana, ma lo conosciamo anche in altre tradizioni. Vuol dire che in qualche modo proprio la condizione di libertà che l'uomo ha lo mette costantemente in una condizione di non appartenere del tutto alle cose che gli stanno attorno. In fondo, a differenza degli animali che appartengono al mondo, sono il mondo, noi ce ne distacchiamo immediatamente nella misura in cui diventiamo uomini, nella misura in cui cominciamo a parlare delle cose. Come dire, noi dobbiamo riempire il silenzio, perché il silenzio non ci appartiene veramente. Il silenzio appartiene ai gesti automatici, silenziosi del mondo degli animali, per esempio, qua e là dei bambini. Ma noi appena diventiamo possessori del linguaggio, noi paradossalmente abbiamo l'idea di possedere qualche cosa, perché abbiamo, come dire, la capacità, parlandone, di delimitare, classificare, organizzare, insomma, usare come strumenti le cose che riusciamo a dire, ma nello stesso tempo scontiamo questo esilio che sta dentro l'esistenza. E poi ci sono naturalmente altri esili che noi abbiamo tentato e tentiamo disperatamente in qualche modo di governare. Ci accorgiamo che il nostro corpo è un grande territorio del nostro esilio, dentro cui ci perdiamo a volte, dentro cui non ci riconosciamo. Quante vicende che attengono all'ordine del corpo, ai paesaggi del corpo, oggi sono al cuore di una ricerca di sé, di un tentativo di far fronte, di ostacolare, di cancellare la condizione d'esilio, che poi impossibile è da cancellare definitivamente. Si pensi soltanto alla chirurgia plastica, si pensi soltanto al modo di non invecchiare, al giovanilismo diffuso. Che cos'è tutto questo? Quei segni, quei fenomeni della vita quotidiana che noi spesso vediamo, constatiamo, consideriamo anche, come dire, appartenenti all'aria del tempo, come si dice. Sono dei modi, se volessimo riassumerli, sono dei modi per tentare di far conto di questa condizione d'esilio. Evidentemente il rischio è di farne un conto, di tentare strategie illusorie che in qualche modo ci riportano, a volte dolorosamente, al punto di partenza. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Wow.